che sconfigge l'Italia. Come me, centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze hanno invaso le piazze di tutta Europa quest'anno in occasione degli scioperi globali per il clima e di innumerevoli venerdì. Abbiamo gridato ci avete rotto i polmoni e vogliamo un futuro, perché gli scienziati di tutto il mondo concordano sul fatto che azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050 è a malapena sufficiente a scongiurare il collasso climatico. E da questo obiettivo minimo siamo lontani anni luce. Siamo semplicemente e lucidamente consapevoli del fatto che la nostra stessa sopravvivenza è un'incognita. Catastrofismo? Dunque, secondo un simulatore di temperature locali future pubblicato online da New York Times alcuni giorni fa, Pisa, la città in cui vivo, oggi conta 16 giornate all'anno con temperature sopra i 32 gradi. Nel 2050 ne vedrà 3 volte tante, nella più ottimistica delle ipotesi. Quando avrò 80 anni, se ci arriverò, saranno almeno 6 volte tante. Per 2 mesi all'anno farà così caldo che sicuramente non potrò andarmene in giro senza la certezza di avere un malore. Dovrò starmene asserragliato in casa, sempre che una casa la possieda ancora, che si trova a soli 4 metri sul livello del mare e che con l'innalzamento dovuto alla fusione dei ghiacci rischierà di essere sommersa. Ma queste sono tutte speculazioni assurde. Già, perché per arrivarci a 80 anni e pagarmi con il miraggio della pensione l'aria condizionata che mi permetta di sopravvivere, dovrà aver lavorato tutta la vita. Ma non è vita quella dell'operaio di 42 anni, morto in seguito a una tromba d'aria, che ha scaventato una gru ArcelorMittal ex Ilva, sulla quale lavorava. E non è vita quella del muratore di 24 anni, di cui leggevo alcune settimane fa, morto sotto il sole per il caldo mentre era di turno. Pensare che l'estate era appena iniziata, chissà quanto avrebbe dovuto ancora da lavorare nella canicola di luglio e agosto. Devo sperare che il lavoro logorante del muratore lo faccia qualcun altro. Dovrò allontanarmi dalla costa e andarmene a vivere un po' più lontano dal mare, magari ripararmi in montagna dalle ondate di calore e salvarmi così dal cambiamento climatico. Peccato che scappare non servirà su un pianeta in cui la disponibilità di acqua potabile e di cibo si farà ancora più esigua e combattuta. Siccità, alluvioni, grandinate e tifoni devasteranno terre su terre e raccolti su raccolti. Scappare non servirà su un pianeta in cui il permafrost già ora fonde con decenni di anticipo sulle previsioni degli scienziati e presto rilascerà in atmosfera quantità incommensurabili di metano. Oltre a batteri e virus congelati da migliaia di anni, per i quali non avremo nessuna difesa immunitaria. Rapidamente la popolazione mondiale verrà falcidiata. Fate fatica a immaginare questi scenari apocalittici da film fantasy? Io no, perché a ben guardare ce li abbiamo già intorno. Basta aprire gli occhi, parlare con Abu, Lansin, Ibrahim e farsi descrivere il flaring di gas naturale che in Nigeria Eni e altri bruciano i pennacchi di fuoco alti fino al cielo, oppure farsi raccontare fiumi di greggio sversati dagli impianti nel delta del Niger, e perché no, la fuga dalle terre inadibite del Senegal, o dalle guerre per l'acqua un po' ovunque nel Sahel. Non sono cose del futuro, sono realtà quotidiane per quei milioni di sfollati a causa del cambiamento climatico. Secondo la Banca Mondiale, entro il 2050 ci saranno circa 150 milioni di rifugiati climatici. Mi si stringe il cuore pensando che questi nostri fratelli non solo non hanno tratto beneficio alcuno dall'oro nero e dagli altri combustibili fossili, ma anzi ne hanno sempre sofferto tutti i possibili danni, dall'estrazione alla combustione e al surriscaldamento globale. Questo mondo è così paradossale che rispetto a loro dovrei perfino ritenermi fortunato. Dovrei dire grazie per essere nato nella parte giusta del mondo, dove una illimitata disponibilità di merci ci illude di soddisfare i nostri bisogni,
mentre colma di spazzatura i vuoti delle persone tra le persone. La parte giusta del mondo è quella che oggi non mi garantisce nemmeno un futuro. Era il 1987, né io né i miei giovani compagni attivisti di Fridays for Future eravamo ancora nati, quando la Commissione dell'ONU disse: lo sviluppo sostenibile è un modello economico che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Ma che cos'è successo allora? Chi ha guidato l'interpretazione di quel nobile, altisonante concetto? Altro che soddisfare i nostri bisogni. Siamo oggi costretti a manifestare, scendere in piazza, scioperare e saltare scuole e università per rivendicare il diritto a sopravvivere. Qualcosa non ha funzionato. Il mito della crescita ha sfondato il tetto di un pianeta limitato, svuotando la terra, depredando risorse naturali, senza badare alle conseguenze, per infarcire di profitti le tasche di pochi, spalancando con un colpo solo conflitti sociali e ambientali di cui oggi paghiamo il conto. Un conto non per tutti ugualmente salato, anzi, come sempre, rovesciato a sfavore dei più deboli. Non è sostenibile scardinare i cicli della natura, a cui l'uomo appartiene, in nome di un fantomatico sviluppo lineare. Non è sostenibile accelerare la macchina oltre i tempi di rigenerazione delle sue risorse. Non è sostenibile cercare soluzioni semplici a un problema complesso e soprattutto non è sostenibile affidarsi al business as usual che ci ha spinto sull'orlo del baratro. Dal 1987 sono passati più di 30 anni. Le parole che si sentono sono sempre le stesse e per non far cambiare il sistema è stato fatto cambiare il clima, gli ecosistemi, il pianeta tutto, le nostre vite. A chi ci dice che è impossibile, è utopico, ripensare tutto da capo, noi diciamo che è folle non farlo. Anche perché la natura stessa, se solo avessimo la pazienza e l'intelligenza di capirla, ci fornisce già le risposte che ci servono per definire che cosa è mai la sostenibilità e che significato ha lo sviluppo. La resilienza delle nostre comunità e quella degli ecosistemi fanno tutt'uno con la qualità delle nostre vite e preservando l'una si preserva l'altra. In questo enorme lavoro di cura del prossimo e dell'ambiente si può ripensare come l'occupazione delle persone. Sapremo anche che ogni corpo vivente si accresce accumulando materia fino a un certo punto, raggiunto il quale si ferma, poiché è sufficiente così. E per noi quando è che è sufficiente questo sviluppo? Quanto è abbastanza? Possibile che dopo secoli e secoli di storia umana ancora piangiamo la nostra miseria? O forse piuttosto ci vergogniamo ad ammettere che le risorse ancora presenti sono e come sufficienti a soddisfare i bisogni di tutti, ma non lo sono per saziare l'avidità smodata di pochissimi? Ogni oppresso, per sopravvivere, tende spesso a farsi oppressore di qualcun altro, piuttosto che alzare la testa. La devastazione dell'ambiente con lavori inquinanti, portata avanti come male necessario, in nome di una prospettiva di emancipazione sociale, è nient'altro che l'ennesima guerra tra oppressi, lavoratori e natura, l'ennesima dislocazione di un conflitto che evita di mettere davvero in discussione i rapporti di forza. Eppure le storie di chi ha creduto nella collettività insegnano che anche questi rapporti si possono rovesciare quando gli oppressi prendono coscienza e agiscono uniti per un obiettivo comune. Ecco perché, secondo noi, oggi l'ordine del giorno è un po' differente. All'ordine del giorno c'è la lotta per un futuro sostenibile. Noi abbiamo capito da che parte stare, voi? Insomma, su quella che si è messo tutto il tempo a leggere il giornale, perché a quanto pare non gliene frega un cazzo. Grazie Bruno.